Chiunque abbia mai registrato una batteria in studio ha almeno sentito parlare del subkick, se non ne ha proprio utilizzato uno. Tra mito e realtà, il subkick viene considerato da molti uno strumento indispensabile per catturare le basse frequenze della cassa. In questo video vediamo come funziona realmente, ma soprattutto cerchiamo di capire se serva. Il Subkick SKRM100 è un microfono prodotto dalla Yamaha insieme al batterista Russ Miller per riprendere in particolare le basse frequenze della cassa della batteria. È entrato in produzione nel 1998, ma non era certo una novità. Infatti i primi subkick venivano realizzati posizionando un amplificatore per chitarra di fronte alla cassa e sembra che le prime applicazioni risalgano a metà degli anni 60 su alcuni brani dei Beatles. Divenne poi molto comune utilizzare come subkick un woofer delle NS10 grazie anche alla loro capillare presenza in tutti gli studi di registrazione, fino a quando la Yamaha ne ha fatto un vero e proprio microfono. L'SKRM100 è ormai uscito di produzione e si può trovare solamente nel mercato dell'usato. In alternativa esistono modelli di altre marche con un costo intorno ai 300 euro. In realtà, per chi ha un po' di manualità, costruirne uno è molto semplice. La maggior parte degli speaker funziona esattamente come un microfono a bobina mobile, solamente al contrario. E infatti, un microfono può essere utilizzato come uno speaker e un cono come un microfono. Per realizzare un subkick è quindi sufficiente saldare un cavo microfonico ai terminali di uscita di un cono, per poi entrare in una DI per bilanciare il segnale e abbassarne il livello. In sostanza abbiamo costruito un microfono con una membrana più grande, ed è da qui che nasce la confusione sul subkick. Infatti, se si fa una ricerca per capire come funzioni, si trovano sempre le stesse spiegazioni. Grazie alle dimensioni maggiori, il subkick è in grado di rispondere alle basse frequenze che un microfono tradizionale non è in grado di catturare. Se così fosse, allora i subkick dovrebbero utilizzare dei coni molto grandi, da 18 o 20 pollici, e invece la maggior parte di quelli commerciali utilizza dei coni intorno ai 7 pollici. La spiegazione non regge. Come spesso accade, nel mondo audio vengono tramandati dei concetti che sembrano corretti ma in realtà non lo sono. Le argomentazioni hanno una loro logica interna e quasi sempre sono facili da capire. E in effetti anche in questo caso la spiegazione sembra avere un senso. Le basse frequenze hanno una lunghezza di diversi metri e un classico microfono non riesce a catturarle con una membrana così piccola. Serve qualcosa di più grande. Non fa una piega. Chi sostiene questo probabilmente confonde l'ampiezza con la lunghezza d'onda. In realtà, a causa dell'inerzia, una membrana più grande comporta una minore sensibilità sulle alte frequenze e non ha nessun effetto sulle basse. A parità di ampiezza, le basse frequenze variano più lentamente rispetto alle alte e il diaframma di un microfono reagisce alle differenze di pressione indipendentemente dalla loro velocità. Insomma, non c'è un motivo fisico per cui un microfono non possa reagire alle basse frequenze. Se un microfono si comporta in un certo modo è perché il costruttore ha deciso così. Ne è un chiaro esempio questo microfono da misurazione, che con una membrana di neanche 6 mm di diametro riesce a catturare onde fino a 3 Hz. È vero che i microfoni a gradiente di pressione sono meno sensibili alle basse frequenze rispetto a quelli omnidirezionali, ma un subkick è proprio un microfono a gradiente di pressione. Infatti, come abbiamo visto nel nostro video di comparazione tra il D112 e il D6, i microfoni per la cassa generalmente hanno una buona risposta fino ai 50 Hz. Non hanno quindi nessuna difficoltà a catturare la fondamentale della cassa che si trova normalmente tra i 50 e gli 80 Hz. Inoltre, se andiamo a vedere le specifiche tecniche dei subkick in commercio, vediamo come anche questi si fermino a 50 Hz. Quindi implicitamente è il costruttore stesso che ce lo dice. Un subkick non reagisce a frequenze che un normale microfono non riesce a catturare, ma anzi, semmai è lui a non farlo, visto la totale mancanza di alte frequenze. Insomma, dal punto di vista tecnico il subkick è un pessimo microfono, che però per le sue caratteristiche funziona bene sulla cassa, ed è per questo che deve essere sempre accoppiato a un secondo microfono che possa catturare le alte frequenze. L'errata convinzione che per catturare le basse frequenze serve una membrana grande nasce dal fatto che in uno speaker serve un grande cono per riprodurle. Nei microfoni non è così. Vediamo allora come funziona un subkick. Ogni cono ha la sua frequenza di risonanza e in uno speaker questa viene controllata dal damping factor che dipende dal cabinet e dall'amplificatore utilizzato. In un subkick non sono presenti né cabinet né amplificatore e il cono è libero di oscillare alla sua frequenza di risonanza. Ed è proprio questa che fa la differenza. Se la cassa della batteria è accordata in modo da avere la sua fondamentale vicino alla frequenza di risonanza del subkick, un colpo di cassa innesca il movimento del cono, che poi continua ad oscillare alla sua frequenza di risonanza. In pratica il subkick fa due cose. Enfatizza la frequenza fondamentale della cassa, che comunque è presente anche nell'altro microfono,
e la prolunga nel tempo, proprio grazie alla risonanza. Confrontando le forme d'onda tra i due microfoni si vede come quella del subkick duri di più nel tempo. Inoltre, a causa della mancanza delle alte frequenze nel subkick, quando in fase di missaggio si vanno a sommare i due microfoni, si ha un ovvio aumento delle sole basse frequenze. Tutto questo contribuisce a dare l'illusione che il subkick abbia fatto chissà quale magia. Se però la fondamentale della cassa non è vicina alla frequenza di risonanza del subkick, la risonanza non si innesca e l'effetto è meno evidente. Si può però recuperare cambiando l'accordatura della cassa. Se si vuole costruire un proprio subkick, la scelta del cono è molto importante. Più la sua frequenza di risonanza è vicina alla frequenza fondamentale della cassa e più il subkick sarà efficace. Questo è uno dei motivi principali che ha portato il woofer delle NS10 ad essere utilizzato come subkick. Ha una frequenza di risonanza che viene innescata facilmente dalla cassa. Inoltre, per un subkick artigianale si ottengono risultati migliori tenendo il cono libero, senza inserirlo in un supporto come un tamburo. Questo perché la struttura altererebbe la frequenza di risonanza in una maniera non facilmente prevedibile. Per approfondire ulteriormente la nostra analisi abbiamo costruito 3 subkick, da 10, da 8 e da 4 pollici e mezzo. Per cercare le differenze li abbiamo poi confrontati con l'SKRM 100 e il D6. La Yamaha non fornisce la risposta in frequenza del suo subkick, quindi come prima cosa l'abbiamo cercata, insieme alla risposta in frequenza di tutti gli altri microfoni o coni. Dai grafici si vedono chiaramente le risonanze per i vari subkick, mentre sono meno evidenti per il D6, proprio come ci aspetteremmo. Come si vede, il cono dei 10 pollici ha una risonanza intorno ai 40 Hz, troppo bassa per la cassa. Gli altri invece hanno una risonanza più utile per l'effetto che cerchiamo. A differenza di quello che ci si potrebbe aspettare, il cono da 4 pollici e mezzo sembra essere più efficace come subkick rispetto a quello da 10. Abbiamo proseguito i test registrando una cassa e accoppiando a turno l'Audix D6 ai vari coni. Abbiamo inoltre cambiato 2 accordature diverse per vedere l'effetto sui subkick. Una cosa da sottolineare è che con registrazioni di questo tipo è necessario allineare i microfoni nel tempo e verificarne la polarità, altrimenti non si ottiene l'effetto cercato. Una volta allineati i segnali abbiamo confrontato i vari subkick con il D6. Sovrapponendo lo spettro del D6 con quello degli altri subkick, vediamo come in nessuno di questi siano presenti le fantomatiche frequenze basse che il D6 non può registrare, proprio come ci aspettavamo. Vediamo inoltre come le frequenze vicine a quelle di risonanza dei vari coni siano quelle con ampiezza maggiore e come le alte frequenze siano effettivamente presenti solo nel D6. Nelle registrazioni con l'accordatura più acuta si nota come l'effetto del subkick sia meno evidente. Come prova successiva abbiamo registrato un timpano con un'accordatura decisamente più alta rispetto a quella della cassa. Anche in questo caso l'effetto non è diverso da quello che potremmo ottenere con un normale microfono. Alla luce di tutto questo ci siamo chiesti se fosse poi così necessario registrare con un subkick o se fosse possibile raggiungere lo stesso risultato utilizzando un EQ in fase di missaggio. Abbiamo quindi fatto delle prove duplicando il solo D6 ed equalizzandolo per ottenere lo stesso effetto del subkick. Considerando che nel subkick non c'è nulla che sostanzialmente non stia anche nel D6, non è stato difficile arrivare allo stesso risultato con tutti i subkick testati. Ecco alcuni esempi. Semplificando molto, un'equalizzazione di questo tipo è più che sufficiente per ricreare il suono di un subkick generico. Non sembra quindi che il subkick sia uno strumento indispensabile in studio, almeno non nella versione commerciale da 300 euro, considerando che con poche decine di euro se ne può costruire uno equivalente. Certo, usare un subkick può sembrare più veloce rispetto a duplicare una traccia e giocare con un EQ per arrivare a un certo risultato. Bisogna però ricordare che sono necessari alcuni accorgimenti, come allineare i segnali o verificare l'accordatura della cassa, altrimenti l'effetto non è quello desiderato, e questo fa perdere tempo. Come abbiamo visto, il subkick è stato introdotto intorno alla metà degli anni 60 e forse con la tecnologia presente in quell'epoca aveva un suo senso. Oggi è possibile ottenere risultati simili, se non migliori, in una DAW senza dover spendere neanche un euro, e nel prossimo video vi faremo vedere alcune tecniche per farlo.
Ci teniamo comunque a sottolineare una cosa. L'uso del subkick o di queste tecniche è secondario rispetto a ciò che conta di più durante una registrazione. Avere in partenza un buon suono di cassa e saper scegliere il microfono più adatto.